cercheremo di spiegare quanto sia importante seguire una dieta chetogenica proteica basata sull'impiego di Bernardis Protein grazie all'impiego, all'ausilio di un microinfusore di una paziente diabetica di tipo primo insulino dipendente che ha messo a disposizione i suoi praticamente grafici. Bene, noi quello che possiamo vedere da questi grafici come, e lo vediamo subito in questa immagine, praticamente come l'alimentazione con carboidrati, si legge un po' male, determini un aumento della glicemia che ha un range di normalità che deve essere compreso fra queste due strisce, considerando valori normali, lo vediamo a questo livello 75 fino a 135. Vediamo in corrispondenza del pasto che è messo praticamente nella panoramica di questo sensore dell'arco della giornata, vediamo che una colazione del mattino basata su carboidrati fa innalzare drasticamente la glicemia portando all'insorgenza del picco glicemico postprandiale che porta la glicemia da un livello A ad un livello A più basso, facendo sbalzare la glicemia. Lo vediamo gli sbalzi glicemici anche a questo livello, ma soprattutto abbiamo una condizione di iperglicemia legata praticamente appunto all'assunzione dei carboidrati che l'infusione di insulina deve necessariamente rimuovere dal sangue, perché viene vista l'eccesso di carboidrati che fa sbalzare la glicemia come un segnale di pericolo, considerando questa la normalità. Bene, quello che accade nella persona diabetica accade nella stessa stregua praticamente anche nel soggetto praticamente normale, anzi con la differenza che nel soggetto normale praticamente la partenza dell'insulina è più tardiva, quindi questa curva è meno ripida, più gaussiana, per poi raggiungere un picco più lentamente e un abbassamento in tempi sempre più o meno nell'arco delle 2 ore. Perché? Perché qui c'è un microinfusore che subito percepisce le variazioni di glicemia. Nel nostro corpo le variazioni sono leggermente attenuate. Poi successivamente, anche se qualcuno ipotizza che già la sensazione di dolce all'interno della bocca, proprio per dare una risposta repentina, si attivi prima delle emissioni in circolo. Non a caso abbiamo nel corpo umano la presenza di alcune sostanze chiamate incretine presenti all'interno praticamente della parete duodenale che fanno stimolare l'insulina. Comunque sia, l'andamento del picco più o meno rappresenta praticamente anche il soggetto normale. All'ora di pranzo, lo vediamo in questo range tra l'1 e le 2, vediamo un altro picco glicemico postprandiale che poi si ripresenta, qui ovviamente tagliato, un rientro a casa della persona che aveva una glicemia bassa, praticamente che poi risale dopo praticamente la cena effettuata intorno alle 9-10. Ora abbiamo questa situazione che è una situazione di un'alimentazione normale che vediamo in un'altra giornata rappresentata sempre da queste condizioni, cioè la signora in oggetto il mercoledì 2 maggio ha avuto questo picco altissimo, una colazione del mattino, e un altro picco importante praticamente nella sera. Qui sicuramente ha fatto uno spuntino ridottissimo e abbiamo questo aumento praticamente della glicemia minore. Se invece praticamente noi vediamo il comportamento della insulina con l'assunzione nelle 24 ore di una dieta chetogenica, noi vediamo praticamente che la glicemia resta all'interno di quella che è un range che consideriamo di normalità. In più, quello che è interessante notare è che questi livelli, queste strisce arancioni verticali, indicano i momenti in cui l'insulina non viene iniettata in circolo dal microinfusore, quindi vuol dire che abbiamo un abbassamento della glicemia durante le ore notturne in dieta chetogenica in cui non abbiamo l'effetto alba né l'effetto di rimbalzo praticamente tipo effetto Somogyi né l'effetto paradosso alba.
praticamente al momento della colazione della mattina vediamo una leggera salita della glicemia, ma che non supera di pochissimo il valore praticamente il valore limite della norma, e in questo momento c'è stata una leggera microinfusione praticamente di insulina. Poi ritorna in tempi abbastanza veloci alla normalità e si mantiene tale, vedi, per mancata di produzione vediamo l'abbassamento, riparte, vediamo questa normalizzazione durante l'arco della giornata fino ad avere momenti di picchi bassi che scendono sotto il valore 50, o vanno, sotto il valore 75 in prossimità del valore 50, che indicano praticamente che la paziente non sta soffrendo, quindi la paziente non è svenuta. In questo momento praticamente poi riparte la microinfusione, praticamente vediamo che la paziente, diciamo, sta in un range di normalità. Poi abbiamo chiesto alla paziente proprio di testare le nostre Bernardis Protein e vediamo nel momento in cui la paziente alle ore 9 fa questo processo di assunzione dopo le ore notturne praticamente delle Bernardis Protein, non vediamo che le Bernardis Protein fanno salire praticamente il valore praticamente della glicemia, e soprattutto, lo avevamo visto precedentemente, non inducono praticamente una infusione in maniera significativa dell'insulina. Quindi noi abbiamo solo infusioni normali, variazioni normali, ma non abbiamo picchi praticamente che ci possono, diciamo, preoccupare e mandare il paziente praticamente in una condizione di pericolo, qual è il picco glicemico postprandiale. In sintesi, quello che ci interessa sottolineare è che dobbiamo sapere che la produzione di insulina e l'iniezione di insulina, quindi all'interno del nostro organismo, nel nostro sangue, è pericolosa per tutti quanti, diciamo, i nostri tessuti. Sappiamo bene come Barry Sears della Dieta Zona abbia spiegato la pericolosità del picco glicemico postprandiale. Per noi, se noi vogliamo stare in tutta tranquillità, essendo pazienti diabetici di tipo primo, e mantenere una glicemia il più costante possibile, costante nell'ambito del range considerato normalità 75-105, noi dovremmo sempre porre una regolare, una continua attenzione a quello che per noi praticamente è l'assunzione praticamente di carboidrati, una dieta, diciamo, chetogenica basata su proteine e anche grassi, soprattutto se vogliamo dimagrire, casomai eliminiamo, ma che non superi un apporto, diciamo, di circa 36, massimo 40 grammi di carboidrati al giorno, riesce a mantenere un paziente in un range di normalità glicemica che riduce i livelli di produzione, come vediamo dalle strisce verticali dove non viene prodotta praticamente l'insulina, e quindi il paziente diabetico di tipo 1 avrà minore complicanze legate praticamente al diabete, avrà sempre minore bisogno praticamente di produzione di insulina, avrà le minori complicanze praticamente legate al diabete, sarà una persona che vivrà meglio, avrà gli stessi parametri di sopravvivenza di un paziente normale. Spero con questo di essere stato d'aiuto, mi rendo conto di non essere l'esperto numero uno in questione, però ho portato il mio contributo, soprattutto in rapporto all'importanza del paziente diabetico, che ricalca perfettamente il discorso nel paziente sano in rapporto all'assunzione delle Bernardis Protein. Abbiamo monitorato scientificamente, con uno strumento scientifico, datato scientificamente, il comportamento della glicemia durante l'assunzione della Bernardis Protein. Vi ringrazio dell'attenzione e siamo, diciamo, a vostra disposizione.